Nel ricco panorama dell'arte contemporanea, pochi artisti hanno mostrato una così marcata prossimità con l'universo dello sciamanesimo e del pensiero arcaico come Joseph Beuys. Fenomeno religioso originario dell'area siberiana e centroasiatica, lo sciamanesimo ha il suo fondamento in una visione sacrale della natura. Una natura viva e pulsante, dimora di un infinito numero di spiriti e dei, da cui si ritiene dipenda il regolato corso della natura, quello dei fenomeni atmosferici, nonché la salute e la prosperità stessa degli esseri viventi. Nelle civiltà tradizionali, l'attività dello sciamano, quale intermediario attivo tra il mondo umano e il vasto universo delle potenze invisibili che abitano il cosmo, riguarda essenzialmente la cura di malattie, l'ufficio di sacrifici, le pratiche oracolari e divinatorie, nonché i rituali di accompagnamento delle anime dei defunti nel regno ultraterreno a cui sono destinate. Nelle antiche società di cacciatori nomadi, caratterizzate da un'esistenza fortemente dipendente dalla natura, lo sciamano è inoltre responsabile dei rituali destinati a propiziare la cattura della selvaggina attraverso il culto dei proprietari invisibili della foresta, come ricorda l'etnologo Martino Nicoletti. Diversamente da altre forme religiose, lo sciamanesimo è caratterizzato dalla presenza di una condizione statica, indotta nello sciamano in maniera controllata e volontaria, grazie al ricorso di musica, danza e canto. Nel corso della trance statica lo sciamano è in grado di evocare nel proprio corpo temporaneamente dei e spiriti, in maniera da fungere da loro portavoce. In caso contrario, quando la trance non sarà una trance di possessione, questa si esprimerà attraverso la forma di un volo magico, il che significa che l'anima dello sciamano si ritiene possa uscire dal corpo per dirigersi nella contemplazione di universi paralleli, di cosmi abitati ancora una volta da spiriti, divinità ed entità incorporee. L'interesse di Joseph Beuys per le civiltà arcaiche e per la stessa visione del mondo sciamanica corre limpida lungo l'intera parabola artistica del maestro tedesco. Questo si lega, in primo luogo, ad una concezione profondamente ecologica della natura, comune ad ogni forma di sciamanesimo. Il legame di Beuys con lo sciamanesimo, prima ancora dello stretto legame con il mondo della natura, emerge come dato autobiografico, connesso con il celebre episodio dell'abbattimento nei cieli di Crimea dell'aereo di cui Beuys era co-pilota. Un abbattimento a cui Beuys scampò fortunatamente grazie all'intervento, così almeno narra l'autobiografia mitica di Beuys, grazie al soccorso di alcuni nomadi delle steppe, dei tartari, che lo avrebbero soccorso curandolo e involtolandolo con del feltro e cospargendolo di grasso, elementi che poi saranno importanti anche nell'epoca successiva e nelle opere più importanti di Joseph Beuys. Quello che è interessante di questa narrazione è il fatto che per Beuys essa corrispose realmente ad una rivelazione, ad una iniziazione. Quindi fu quell'episodio che permise a Beuys di trasformarsi da semplice uomo ad artista. Inoltre il modo con cui questa stessa vicenda si presenta nel richiamare gli elementi dolorosi e traumatici che sono tipici di una vocazione sciamanica fanno in realtà riferimento a una vera morte iniziatica, una morte simbolica in tutto e per tutto simile a quella patita dai giovani neofiti sciamani che vengono simbolicamente uccisi dagli spiriti della selva e poi fatti risorgere, che muoiono dunque come esseri umani e rinascono invece come sciamani, cioè persone dotate di poteri sovrannaturali e intrisi di capacità che provengono da un altro mondo. Al di là del dato autobiografico, in ambito prettamente artistico, il legame tra Beuys e lo sciamanesimo si presenta come un tema ricorrente nei primi disegni e dipinti del maestro. Si tratta di opere densamente abitate da esili figure animali e umane, colte nella loro dimensione archetipica.
La frequente rappresentazione di mammiferi selvatici nel rievocare un universo antico e primigenio richiama da vicino la ritualità sciamanica dove questi animali, considerati esseri sovrannaturali, svolgono un importante ruolo a livello mitico e rituale. Nell'immagine di esseri umani e cervi diffusi simbioticamente si rivela un nesso con l'idea della metamorfosi in animali, elemento centrale nello sciamanesimo asiatico. Un rapporto con lo sciamanesimo emerge inoltre nella concezione di un'arte capace di operare in profondo accordo con la natura, con i suoi stessi processi e con le incorporee energie che la animano, come ricorda il curatore e critico d'arte Italo Tomassoni. Il rapporto di Boyce con la natura è un rapporto assolutamente fisiologico, direi fondamentale, perché lui proprio concepiva tutto a livello naturale. Pensate che se doveva fare un paragone nemmeno troppo metaforico, analogico con la società, lui pensava alla società delle api, perché proprio erano elementi che lavoravano tutti ad una finalità perfettamente condivisa. Questa natura per lui era la linfa, l'elemento alimentante, ciò che rappresentava proprio la vita, ed era l'elemento sul quale l'arte si doveva continuamente misurare per estrinsecare quella che lui chiamava la creatività come elemento proprio di congiunzione fra società e quindi cultura e natura. La presenza di una feconda connessione tra la visione del mondo sciamanica e l'attività creativa di Boyce si manifesta inoltre nella connotazione fortemente sociale attribuita all'arte. Sicuramente Boyce aveva tutte le connotazioni sciamaniche, prima di tutto perché appunto praticava la predicazione e quindi era un uomo che voleva far conoscere al mondo, ai suoi interlocutori, ai suoi ascoltatori il suo pensiero. In secondo luogo perché riteneva che proprio tutta la sua attività dovesse conformarsi ad una formazione della società. Quando si parla della famosa scultura sociale che veniva realizzata attraverso le sue performance o le sue orazioni, i suoi discorsi, significa che proprio egli voleva formare le anime. I think there is a connection between Joseph Beuys's philosophy and the ideological aspects of shamanism. Yeah, that has to do, I think, with his general philosophy about the way he thought that, in a way, his artwork should be directly connected with society, with making society different than it is, of awakening people in the society, of being, as artist, a medium who would be able to show things, how things could be, how things should be, how the disturbed balance between man and nature, between man and other people should develop. There is no question that Joseph Beuys had a mission. He expressed it very often, and the shamans, on their hand, also have a mission. Always they have a mission. They have a mission that they were given to by their predecessors. And Joseph Beuys was an avant-gardist in the sense that he was the first one to think in this particular way, but still mission on the one hand and mission in the other. Alcune delle suggestioni provenienti dall'universo sciamanico si riverberano inoltre nelle performance stesse di Beuys che, in non poche occasioni, sono l'esplicita evocazione di gesti arcaici e di attitudini magiche, capaci di cancellare temporaneamente i confini tra il tangibile e l'intangibile, trasformandosi in vertiginosi trampolini affacciati sull'abisso del senza tempo. According to my impression, the connections between Joseph Beuys's performances and the shamanic seances is, first of all, that all these acts on both levels are in several steps, in several acts, clearly made into acts. And so you actually know where you are, and it's always a certain drama in them, involved in them. And as you know, that shamanic seances have an auratic quality, an aura
Certainly you can say that of all the actions of Joseph Beuys. Among the performances Joseph Beuys made, you know, there you have titles like Eurasia, Eurasian staff, stick, Eurasian stick. But maybe the strongest impression of a shamanic touch, so to speak, is in his coyote work. The coyote work, although it happens in America and the coyote is not an Asian animal, in this particular piece, more than in any other work of his, the direct connection between man and animal comes out. It's a dialogue, as a matter of fact. It's a dialogue between an animal and a man. And that is exactly what the shamans in Siberia have always been doing in their seances, turning into animals themselves. Either they were helping spirits or they were just other animals. Questi elementi emergono con chiarezza dalle stesse conversazioni che Michael Oppitz ebbe con Beuys riguardo allo sciamanesimo. Naturally, I met him because I was part of the crowd in the Düsseldorf-Cologne art scene in the 70s, 60s, 70s, and early 80s. I was good friends with some of his pupils, like Blinky Palermo, Lothar Baumgarten. I was good friends with Sigmar Polke, and so naturally Beuys was around, yeah? But in particular, I met him through Lieberknecht, Hagen Lieberknecht, who did the first book on his drawings in the 70s, in the 70s. And Beuys was, you know, when we talked art or we talked about anthropology, and so he naturally was interested in what I was planning to do or doing already in the Himalayas. You know, I made a film in 1978, and it came out in 1980 or 81. And before the film came out, I showed my whole material to some artists, amongst them Polke and Lothar Baumgarten, and Beuys had a screening for himself. So he watched the whole material, that is 35 hours. And he was totally flabbergasted by this, that he said in the end, look, these shamans of yours have really stolen everything from me, yeah? Which of course was a joke, but you know, certainly. And earlier he had said in an interview, yes, my relationship to shamanism is there, but I am an inverted shaman. I'm an inverted shaman. So in this statement, they have stolen everything from me, he certainly was an inverted shaman, yeah? Yeah? But I think he just wanted to point out that this stuff fascinates him immensely, and also that it has a direct bearing on his own work. Sempre in relazione a questo stesso interesse di Beuys, Michael Oppitz ricorda inoltre: Maybe to give you another example, in this film there is one sequence, again with an animal, interestingly. The shaman of the Himalaya, Magar shaman, sits early morning, daytime, in the house of a patient, and a chicken is hanging from a string, a live chicken, and the shaman beats a plate, not a drum, a plate, ding, 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 and it goes on and on and on, and he's already getting nervous, because the chicken has to jump up. And finally, the chicken jumps up, the shaman takes a plate full of water, turns it upside down, and finds in another plate a little insect, which then is given into the mouth of the patient. This scene, 4 or 5 minutes, was what Beuys fascinated, absolutely. And I'm sure I could see it. He thought, how can I make
such an auratic thing myself, yeah? Un'arte auratica, dunque, che avvicina ancora una volta Boyce all'universo dello sciamanesimo. Una trama profonda e un legame arcaico. Sicuramente una traccia luminosa per decifrare e comprendere l'universo interiore di uno dei maggiori artisti del nostro tempo.